Ok, bella a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale YouTube. Qui voglio semplicemente andare a condividere un'esperienza che credo sia importante condividere, soprattutto per tutti quelli come me che hanno la passione, che sono appassionati di karate e Kyokushinkai. Recentemente ho partecipato a una gara internazionale di kata. Quindi non è il solito magari torneo locale o nazionale. La competizione che ho trovato era molto molto alta. Nonostante questo, mi sono preso le mie piccole soddisfazioni, però andrei per gradi. Allora, innanzitutto, qual era questa gara e dov'era? Per capirlo, andiamo a guardare l'invito ufficiale di questa gara. Ok, come possiamo leggere dall'invito ufficiale, questo qui era il 13° torneo europeo Kyokushin organizzato dalla Ikoku Kyokushin Kai Union Spain. Qui è una specie di lettera in cui si vanno ad avvisare tutti gli Shihan, i sensei e i senpai riguardo a questo torneo alla quale abbiamo deciso di partecipare. Io sono stato l'unico rappresentante italiano o per fortuna o per sfortuna, però diciamo sono l'unico che ha voluto mettersi in gioco e l'organizzazione veramente veramente buona, cioè hanno mandato addirittura la mappa su come arrivare a Santa Susanna, che era il luogo dove si sarebbe svolta la gara. Santa Susanna is a municipality in the province of Barcelona, located in the Maresme region, a tourist site that can boast long beaches and wonderful weather. Niente, qui praticamente spiega comunque è una bella località, e poi lo farò vedere anche successivamente nel video, molto molto carina, ed è sicuramente una meta turistica di grande successo. E qui c'era tutto spiegato, anche chi voleva arrivare con il treno, con il pullman, con la macchina. C'era un hotel ufficiale, però era una soluzione un po' costosa. Noi abbiamo optato per altro, e che poi farò vedere. Però adesso andiamo a vedere come effettivamente andava a funzionare questa gara di kata. C'erano veramente tante categorie. Io facevo parte della categoria senior. Vediamo dove possiamo leggere le categorie. Questa è quella di Kumite, non ci interessa a noi. Ok, questo per quanto riguarda i kata. C'erano tutte queste categorie. Poi c'è la categoria divisa tra junior, senior, veterans e master. Io, facente parte dei senior, insieme a in questa categoria
ho dovuto preparare ben 7 kata da portare in gara. Questi primi 5 erano a sorteggio, quindi dovevi prepararli tutti e poi quale ti capitava, ti capitava. I kata sono Gekisai Dai, Yansu, Tsuki no Kata, Sai-ha e Gekisai Sho. Questi da studiare tutti obbligatoriamente. Poi di questi qua, secondo e terzo round, dovevi sceglierne uno a piacere tuo. Io ho scelto come secondo la Kanku e come terzo la Seipai. Diciamo che all'inizio la gara sembrava essere tutta un'altra cosa rispetto a quello che sono andato io a trovare. Leggiamo un attimo. Le regole erano solo queste, ma alla fine è stata una performance, diciamo, lineare. Tutti si sono esibiti in 3 round, in 3 performance, e poi si è andata a fare semplicemente la media matematica di quelli che sono stati i tuoi voti durante le 3 esecuzioni. Qui c'era scritto che allora the proper execution of Kyokushin technique and complete course will be judged. Different moves in similar kata will not affect scoring. Quindi qui rassicuravano sul fatto che non tutti hanno lo stesso modo di portare un kata. Ci sono alcune varianti a seconda della federazione, del maestro e di tante altre variabili. I kata dovrebbero essere identici, cioè secondo me un kata è quello, è stato creato così, un po' come l'enunciato di un teorema di matematica, cioè esiste e deve essere assolutamente così, non è che lo cambi, ok? Eppure c'erano delle varianti molto distinte che io comunque avrò piacere di condividere all'interno di questo video. E poi qui dice che in queste categorie a first round will be held with mandatory kata, which will be chosen by the competitor. Quindi c'era una bella differenza tra loro e noi, perché a noi era sorteggio,
senior, invece ragazzini, persone un po' più giovincelle potevano sceglierselo il primo, e quindi la fatica era molto minore. Un conto è prepararsi 7 kata, un conto è prepararsene 3. E qui vediamo che cosa succede. Dice: nel caso di pareggio per tutte le categorie, poi verrà fatto uno spareggio. Alla fine l'unico spareggio ci fu tra due ragazze che si contendevano il terzo posto nella categoria senior femminile, e l'ultimo kata non poteva essere ripetuto. Poi diceva che nei primi round delle categorie c'erano dei voti da 5 a 7, da 6 a 8, poi successivamente e bla bla bla, mentre nella categoria senior i punti andavano da un minimo di 7 a un massimo di 9, con tutti i vari decimali. Questa scelta sinceramente non l'ho capita. Quindi in buona sostanza la scala era da 7 a 9. Io lo dico, non sono riuscito neanche a prendere 8. Ma mi ci sono avvicinato, però ripeto, il livello era del tutto diverso rispetto a quello a cui sono abituato io. Eppure, come dire, nelle mie gare locali mi sono quasi sempre classificato al primo posto. Addirittura ad una gara nazionale sono arrivato secondo, quindi comunque non avevo visto un livello leggermente più alto, mai. E quindi comunque ho detto dai, proviamoci, perché qualche chance potrei averla. Invece quando entri dal campo nazionale a quello internazionale la situazione cambia, anche se, piccolo spoiler, non c'è stato un divario completamente altissimo tra me e per esempio il primo classificato al torneo in termini di punti. Più o meno la differenza era di 5 punti. Io ho fatto qualcosa come tipo 69 punti e il vincitore 74, 75, o comunque secondo e terzo posto erano arrivati con 73 punti, quindi la differenza non era completamente marcata, però io ero ancora alla mia primissima esperienza internazionale. Quindi non che io voglia diciamo giustificarmi, però per essere stata la prima esperienza internazionale non me la sono cavata male, anzi. Poi comunque ci arriveremo. Adesso vediamo un attimino come funzionava il tutto. L'altra regola importante stava nel fatto che il massimo e il minimo dei punteggi venivano poi cancellati. C'erano 5 giudici come in ogni gara, quindi ci stava. Era fattibile, non era male, anzi forse se mi fossi impegnato di più avrei potuto portare a casa un risultato migliore. Tuttavia, che cosa è successo? È successo che sono venuto a conoscenza di questa gara un paio di mesi prima, 2 mesi prima, e la preparazione è iniziata ad agosto. La gara era ad ottobre, quindi in 2 mesi ho dovuto imparare di sana pianta dei kata che non avevo mai fatto,
ecco il motivo per il quale io comunque sono contento di quello che sono riuscito a fare. Tornando alle regole, alla registrazione, come funzionava qua? Beh, praticamente per partecipare alla gara di kata dovevi sborsare ben 60 euro. Era il costo di partecipazione. Devo dire che per come è stata organizzata la gara non mi è dispiaciuto, anche perché poi ci hanno dato un bellissimo gadget di partecipazione e l'attestato anche. Oltretutto partecipare a questa gara è stato fondamentale per capire come partecipare ad una gara internazionale. Ecco perché reputo che questo video sia molto importante per chi si voglia approcciare ad un agonismo sulle gare di kata. Questa mia prima esperienza potrebbe essere, tramite questo video, la prima esperienza di tutti quelli che mi guardano. Quindi, in primis, purtroppo, per partecipare ad una gara hai bisogno di soldi. E hai bisogno di tanti soldi, non è gratis purtroppo. Mettiamoci in conto, solo il volo mi è costato 90 euro e la gara 60 euro, quindi per la precisione 95 e 60, quindi stiamo già oltre le 150 euro solo per partecipare ad una gara. Quindi magari purtroppo non tutti se lo possono permettere, e ovviamente ne provi una, ne provi due l'anno, cioè è difficile andarne a provare una al mese, quindi purtroppo non tutti hanno la possibilità di fare questa esperienza, soprattutto in campo internazionale, quindi e questo è il mio rammarico, noi non abbiamo esperienza. Parlo in primis di me e poi in generale quello che diciamo i tornei ai quali riesco a partecipare con la mia organizzazione. C'è molto da crescere ancora. Detto ciò, io dovevo arrivare lì semplicemente per domenica. Comunque sono partito di venerdì per diciamo comunque avere un giorno di riposo, prendere idee e ambientarmi, vedere com'era la situa. Devo dire che andare un giorno prima è stato fondamentale per capire come funzionasse questa gara, perché hanno un metodo completamente diverso dal nostro. Loro avevano predisposto ben 4 tatami e in un tatami lo usavano per il riscaldamento degli atleti e poi sugli altri 3 tatami a rotazione si andava ad eseguire tutte e 3 le performance, tutti e 3 i kata. Si partiva dal primo kata, che era un kata scelto a sorteggio, poi sul secondo tatami si portava il secondo kata scelto e poi sul terzo tatami si portava il terzo kata scelto. All'inizio, per come era presentata la gara, si parlava di passare un primo turno, passare un secondo turno, passare un terzo turno. Almeno questa era stata la nostra interpretazione, ma così c'era scritto d'altronde. Ecco perché poi, diciamo, la scelta poteva essere strategica, quella di portare un kata piuttosto che un altro, e invece era una pura performance di forza bruta di tutti e 3 i kata. Se tu sbagliavi il primo kata non è che non continuavi, cioè continuavi ma con un punteggio
ammazzato, però continuavi, non c'era una selezione. E poi l'altra cosa che mi ha sorpreso è che non si dà nessunissima importanza alla cintura, cioè tu puoi presentarti anche da cintura bianca e portare dei kata molto impegnativi, come per esempio la Kanku, che è un kata che almeno nella nostra organizzazione è riconosciuto essere come un kata per sensei, un kata di terzo dan. Però loro non badavano completamente a questa cosa, anzi per loro non aveva senso, e difatti in parte io condivido questo pensiero, perché per quello che piace fare a me, come dire, a me piace più un approccio teorico-tecnico del karate, quindi se avessi avuto la possibilità di studiare i kata superiori anni fa piuttosto che 2 mesi prima della gara, il risultato sarebbe stato molto 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 diverso, a mio avviso. Quindi io apprezzo tantissimo, e secondo me la conoscenza dei kata dovrebbe essere inclusa nella preparazione di base, proprio come sono abituati a fare loro, ma questo è il mio pensiero. E ormai lo porterò avanti perché non mi rimangono molti altri kata da studiare. Li studierò da solo se non ho la possibilità di farmeli insegnare da qualcuno, ma ci terrò molto ad approfondire lo studio dei kata. Un po' come, diciamo, che ne so, la matematica. Io faccio il paragone sempre con la matematica perché è la materia che io studio di più. All'interno della matematica ci sono più discipline. C'è il kumite, per quanto riguarda il karate, il kata, il kion, e come nella matematica, per esempio, c'è la geometria, l'analisi, l'algebra, e uno poi deve scegliere a un certo punto, non può eccellere in qualsiasi cosa, potrebbe, ma come dire, ognuno ha la sua vocazione e sceglie su cosa andare a specializzarsi. Io vorrei specializzarmi sui kata, perché lo vedo come un progetto a lungo termine. Secondo me la tecnica è una cosa che ti porti dietro a vita, piuttosto che la forza, che a una certa finirà per questione di età. Quindi un agonismo a livello di kumite secondo me ha un limite d'età, mentre un agonismo di kata può arrivare fino in tarda età. Però questo è sempre la mia opinione contro quella di tutti gli altri, fino a prova contraria. Non so se gli altri la pensano così. Secondo me la tecnica te la porti dietro sempre, la forza no. E anche secondo me è il principio del karate. Altra cosa che non condivido, per esempio, dei kumite, è che comunque te la vai a cercare. Invece il principio del karate è quello di imparare l'arte e metterla da parte. Poi non trovo molto realistici i combattimenti fino a tanto non si includano i pugni in faccia, che è comunque una cosa dolorosissima. Basta sfiorare poco il viso e ti distruggi. Però in un combattimento vero da strada i pugni in faccia ci sono, anzi forse sono la prima cosa. Ok, allora, fatta questa breve analisi su cosa penso delle gare, su come è strutturata una gara a livello internazionale, andiamo a vedere effettivamente qual è stato il mio viaggio, e su questo ne ho veramente tante da raccontarne, a partire dal giorno della partenza. Che cosa ho fatto il giorno della partenza e come sono arrivato,
quanto mi è costato spostarmi, dove ho alloggiato, e che cosa ho fatto il giorno dopo e il giorno dopo ancora. Voglio scendere per raccontare tutta la mia esperienza, sia da un punto di vista di agonismo, sia da un punto di vista di vacanza, perché alla fine, come dice un mio caro maestro e senpai, tu su ogni partecipazione non perdi mai, o vinci o guadagni esperienza, quindi in ogni caso è sempre una vittoria. E ricorderò questa esperienza, che poi si è trasformata in un'esperienza di 10 giorni, per tutta la vita. Ma andiamo per gradi. Giorno 1, la partenza.